La notte del 24 dicembre 1898, San Charbel morì nel suo eremo. Subito dopo, una luce intensa brillò sulla sua tomba. Era l'inizio di una storia che avrebbe sconvolto il mondo. La scoperta di un corpo incorrotto e di miracoli senza fine. Nato Youssef Antoun Makhlouf l'8 maggio 1828, nel villaggio libanese di Bekaa Kafra, il più alto del Libano, perse il padre a soli 3 anni. Ancora ragazzo, mentre pascolava il gregge, si ritirava in una grotta per pregare in ginocchio davanti a un'immagine della Vergine. A 23 anni, sentì una voce che lo chiamava. Senza salutare nessuno, fuggì di notte per entrare nell'ordine libanese maronita. Prese il nome di Charbel, in onore di un martire del II secolo. Non avrebbe mai più rivisto la sua famiglia. Charbel entrò nel monastero di San Marone ad Annaia. La sua vita fu dedicata alla preghiera, al silenzio e alla penitenza. Fu ordinato sacerdote il 23 luglio 1859. Per 15 anni visse in comunità, edificando i confratelli con la sua umiltà. Nel 1875, Charbel ottenne il permesso di ritirarsi nell'eremo dei Santi Pietro e Paolo, dove visse per 23 anni in solitudine e penitenza. Lì pregava per ore, dormiva su una stuoia, digiunava e praticava una dura penitenza. La sua fama di santità si diffuse tra la gente. Charbel chiedeva da tempo di ritirarsi in eremo, ma i superiori esitavano. Una sera, rientrato tardi, chiese olio per la lampada. Il dispensiere, seguendo un ordine di povertà, mise solo acqua, ma la lampada si accese e bruciò fino al mattino. Il superiore, vedendo il prodigio, gli concesse l'eremitaggio. Il 16 dicembre 1898, mentre celebrava la messa, al momento dell'elevazione dell'ostia e del calice, Charbel fu colto da un ictus. Soffrì per 8 giorni e morì la notte della vigilia di Natale. Aveva 70 anni. Circondato dai confratelli, Charbel spirò nella notte della vigilia di Natale. Il suo corpo fu composto e vegliato in preghiera. Poco dopo, una luce intensa cominciò a brillare sulla sua tomba. Era l'inizio dei prodigi. Quando il corpo fu riesumato, lo trovarono incorrotto e flessibile, come se fosse vivo. Trasudava un liquido rossastro, composto di sangue e acqua. Il prodigio si ripeté per decenni, fino al 1965. Il corpo di Charbel divenne una fonte inesauribile di grazia. Nel 1950, durante una ricognizione, il volto di Charbel rimase impresso sul panno che lo avvolgeva, come una sindone. In quell'occasione si verificarono molte guarigioni istantanee tra i presenti. La fama del taumaturgo del Libano si diffuse in tutto il mondo. Il 5 dicembre 1965, Papa Paolo VI beatificò Charbel. 12 anni dopo, il 9 ottobre 1977, lo canonizzò. Charbel fu proclamato santo. Il taumaturgo del Libano era ora ufficialmente riconosciuto dalla Chiesa. Il 22 gennaio 1993, Noad al-Shami, madre di 12 figli paralizzata da un'emiplegia, sognò 2 monaci in piedi accanto al suo letto. Uno di loro le disse: «Sono padre Charbel, ti opererò io stesso». Al risveglio, Noad era completamente guarita e aveva 2 ferite sul collo, una a destra e una a sinistra. Oggi, il monastero di Annaia è meta di pellegrini da tutto il mondo. San Charbel continua a fare miracoli. San Charbel, monaco del silenzio e dei miracoli, prega per noi. E tu? Hai mai chiesto al cielo un segno?